Mettiamo tutto in scena. Diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non vi va come vi guardo? Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Salve a tutti, mi chiamo Isabel Caillot, sono una costumista, sono membro della ASC, l'Associazione Scenografi Costumisti Redattori Italiana, e sono qui per l'iniziativa Fare Cinema del Ministero degli Esteri per raccontarvi qualcosa del mio lavoro. Spero di essere interessante un pochino e di svelarvi qualche retroscena ancora per voi un po' sconosciuto. Per raccontarvi un po' di quello che faccio, cercherò di rispondere a delle domande, di farlo attraverso queste risposte. Sono domande che mi hanno fatto negli anni di lavoro, le persone che ho incontrato. Quindi la prima domanda alla quale vorrei rispondere, che mi sembra efficace come premessa, è questa. La differenza che c'è tra uno stilista di moda e un costumista. È una differenza importante, ma al tempo stesso esistono, non lo nego, molte similitudini, per cui questa confusione è piuttosto comprensibile. La differenza più evidente, quella che mi sembra anche più esaustiva, è che gli stilisti che fanno un lavoro creativo lo fanno con l'obiettivo di comunicare attraverso il loro gusto e il loro stile una visione ed una previsione di un futuro prossimo, perché si tratta di una collezione che è una stagione per la successiva, però la scommessa che loro fanno è proprio su questa visione di un futuro prossimo. Il lavoro della costumista invece non è mai volto innanzitutto a vendere e poi si tratta di un lavoro di gruppo, un lavoro creativo che ha lo scopo di produrre un oggetto artistico che è un film o una serie televisiva o un video d'arte. Ci sono tanti luoghi in cui questo si espleta, però diciamo che la costumista non promulga, non comunica un proprio stile, ma sposa quello della storia, quello necessario a raccontare in maniera più efficace la storia, e la mediazione, quindi l'interpretazione, sarà quella del regista soprattutto. Un'altra domanda che mi fanno molto spesso e che è importantissima peraltro è questa: da cosa cominci quando ti chiamano per un film? Da dove parti? Ecco, dico subito questo, che io parto dove partono tutti, ed è esattamente un momento cruciale, che è quello della lettura. Quindi partiamo dalla parola scritta contenuta in questo strumento che vi sto per mostrare, che è la sceneggiatura. Ecco, qui la vedete, questa è proprio una sceneggiatura mia, vecchia, tutta pasticciata. Questa è la sceneggiatura del primo film che ho firmato come costumista e che ho conservato e che conserverò, credo, tutta la vita. E però non sono cambiate le cose, sono sempre così. Questo è il volume, quindi non sono mai dei tomi, anche quando si tratta di serie televisive si dividono per episodi, quindi il peso, il volume rimarrà sempre lo stesso. Vi faccio vedere come è scritta dentro per capire qual è, diciamo, la spazzatura, il font, che sono sempre molto standard, quindi è questa. Vedete, ci sono molti spazi tra una battuta e l'altra, e anche il font è molto primitivo, chiarissimo per tutti. Questa è la modalità ed è il nostro strumento di comunicazione. Sia in fase di preparazione, tutto nasce e transita da questo studio, e quando saremo sul set arriveremo al punto di dare i numeri, semplicemente i numeri delle scene,
il cui contenuto noi lo conosceremo così bene da poter sintetizzarlo con un numero. La domanda seguente invece è questa: come ti vengono le idee per i costumi? Ecco, le idee mi vengono ovviamente, come vi ho detto già, quindi leggendo prima di tutto la sceneggiatura, quindi conoscendola a fondo, studiandola a fondo e immaginando di mettere e sintetizzare come dire, l'immaginario che mi viene in mente durante la lettura in maniera il più possibile facile da comunicare, perché il fatto che io comunichi in maniera più facile significa essere più efficace, quindi in realtà avere un approccio più interessante per il pubblico attraverso ovviamente il consenso, la collaborazione e gli stimoli del mio regista o della mia regista. Questa cosa però ovviamente viene supportata da un lavoro di studio e di documentazione. La documentazione è fondamentale e ora vi mostro, così come vi ho un po' mostrato velocemente cos'è una sceneggiatura, vi mostro cos'è invece in linea di massima il lavoro di documentazione che sta dietro a un film. Ecco, questo è un volume composto da me sulla documentazione di un film che poi non si è mai realizzato e quindi non svelo nessun segreto e che è composto, era sulla vita di Maria Callas e si è composto così. Sono tantissime foto, immagini che raccontano la sua vita, sia quella ovviamente pubblica che quella privata. Sono ben 2 volumi più o meno equivalenti. Ecco, questo è l'altro, vi faccio vedere. Ecco, questo invece è un po' il volume che io avevo composto per raccontare la vita, anche un po' l'ambientazione storica, e queste sono delle fotografie che si riferiscono soprattutto al foyer della Scala, cioè al pubblico delle prime. E questa era lei, non so se riuscite a vederla, che partecipava proprio a una di queste prime in qualità di spettatrice. Quindi questo è il lavoro che non è, insomma, non è piccolo, è un lavoro importante che ci serve sia nel caso di un film ambientato in un tempo non vicinissimo a noi che per un film contemporaneo. Un'altra domanda importante è quella che mi è stata fatta per svelare un po' le fonti e quindi è questa. Dove trovi i costumi? Ecco, allora, i costumi si trovano in vari posti, si va in vari luoghi. Quello che menzionerò per primo è quello che mi sta più a cuore, perché sono i luoghi dove, che ci appartengono, che sono più tipici del nostro lavoro. Sono i luoghi dove incontriamo colleghi che vengono da tutto il mondo e dove si parlano altre lingue oltre l'italiano, e sono le sartorie cineteatrali, che sono anche un'eccellenza del nostro Made in Italy. Questo è importante sottolinearlo. Sono luoghi dove, divisi per epoche, si trovano interi magazzini di abiti che raccontano tutta la storia del costume. Oltre alle sartorie che vi ho descritto, poi la strategia di approvvigionamento, diciamo così, di preparazione di un film ci porta a frequentare anche altri posti, anche una delle possibilità che abbiamo è quella di fare semplicemente shopping come tutti, quindi di frequentare anche centri commerciali, quindi di andare nella grande distribuzione, oppure di rivolgersi anche a negozi più ristretti, i negozi dell'usato, che a noi piacciono forse un po' di più, dell'usato, come si definiscono adesso in maniera più accattivante, del vintage, che a volte non bastano, per cui possiamo estendere a una ricerca da
presso grossisti dell'usato, quindi ci spostiamo verso Prato, verso Ercolano, che sono delle centrali importanti da questo punto di vista. E poi ci sono anche altre possibilità date, per esempio, e questo è una cosa che ci piace tantissimo, la possibilità di disegnare e di affidare i nostri bozzetti alle mani magiche e sempre delle eccellenze che noi abbiamo ancora in Italia, che sono le mani delle sarte che lavorano con noi. E quindi estendere tutta questo lavoro a più fonti che tutte insieme comporranno quello che noi chiamiamo il repertorio, quindi il repertorio del film a cui stiamo lavorando. Ecco, dopo aver raccolto, messo insieme questo repertorio, è il momento di farsi l'ultima domanda cruciale, che non mi hanno mai fatto, a dire la verità. Questa la faccio a me stessa, la faccio ogni volta che lavoro, ogni volta che faccio un film o altro, che è esattamente questa: come questi vestiti diventano costumi. Ecco, tutti questi vestiti, che sono anche tantissimi, si trasformano in costumi quando incontrano gli attori. Prima di quel momento non possiamo parlare di costumi, e il rito di passaggio, che io chiamo fondamentale, e che è un rito di passaggio definito dalla prova costume. La prova costume è un momento in cui un gruppo di persone, composto dalla sottoscritta, dai miei collaboratori, ma poi che deve essere fatta in presenza del regista, perché a quel punto lui può assistere, ma ovviamente deve intervenire insieme agli attori nella definizione precisa e approfondita dei personaggi. Sarà quindi lui anche un po' a dirigere questo momento, questo rituale. Insieme a noi ci sono altre due figure fondamentali, che sono destinate anche a cambiare, se necessario, un po' anche la fisionomia degli attori, a modificarne l'apparenza anche in modo radicale in qualche caso. E queste due figure sono quella del parrucchiere e del truccatore del film, che da quel momento in poi entreranno in scena e ci accompagneranno ovviamente tutti i giorni del set, che comincerà poco dopo questo momento di prova costume. Terminata questa parte che noi chiamiamo la preparazione di un film, che definiamo preparazione, finite quindi la maggior parte delle prove costume, siamo normalmente all'indomani dell'inizio delle riprese, cioè di quella parte squisitamente cinematografica che si chiama set. A questo punto cambiano molte cose, ma cambia lo scenario e cambia il fatto che cominciamo un periodo di grandissima convivenza con moltissime persone che fino a questo momento non abbiamo avuto modo di incontrare. Quando cominciano le riprese noi conosciamo tutti gli altri membri della troupe, della truppa, direi, perché vorrei raccontarvi, sperando di divertirvi, questa parte, descrivendola un po' come un momento molto simile all'inizio di un servizio militare. Il servizio militare pacifico, perché è così, ma per modalità, per orari e in un certo senso anche per una certa fatica fisica, assomiglia un po' a quello che si fa nel caso del servizio militare. Molto del nostro gergo professionale, il nostro lessico professionale è mutuato dal gergo militare. Infatti la troupe appunto è una truppa, siamo anche divisi in squadre e in reparti. Abbiamo un importante luogo di aggregazione e di lavoro
che si chiama campo base, che è il parcheggio, per semplificare, dove tutti i mezzi del cinema sono radunati e quindi parcheggiati tutti insieme. Questo lavorare in uffici, per semplificazione li potremmo definire così, che però sono organizzati su quattro ruote, quindi su dei mezzi che sono o dei camion, come nel mio caso, nel caso dei costumi, o dei camerini montati su camper invece, per quanto riguarda attori e reparto di trucco e di acconciatura, per esempio, anche. Quindi i nostri luoghi di lavoro diventano a tutti gli effetti dei luoghi di lavoro che si spostano, si muovono, andiamo tutti in viaggio, a volte anche quotidiano, sui luoghi della narrazione, luoghi voluti, cercati dallo scenografo insieme al regista e che raccontano il film, delineando proprio gli spazi dove noi tutti ci muoveremo. La comunicazione tra di noi avverrà a volte per numeri, i numeri scritti sugli ordini del giorno, i numeri scritti sul piano di lavorazione. Ecco, anche questi sono un po' come dei bollettini per i militari che noi riceviamo quotidianamente e che coordinano i nostri movimenti, un po' come una grande coreografia. Quindi noi, quello che mi piacerebbe che voi ricordaste di questa piccola conversazione, diciamo così, con il cinema, è che noi siamo una forma d'arte, però siamo anche una forma d'arte nomade e questo ci distingue moltissimo da altre forme di espressione artistica ed è quella che personalmente mi ha appassionato tantissimo. Io ho studiato sociologia, sono una storica della moda, ma sono anche una sociologa mancata e questo aspetto di vita nomade è quello che mi ha sempre divertito e appassionato tantissimo del cinema. Ecco, io ho finito questo racconto, auguro a tutti voi di stare bene e di prendervi cura di voi stessi e dei vostri cari.